Continuo a procrastinare i video da fare qui su YouTube e mi rendo conto sempre di più del perché, ovvero per me entrare in contatto con le mie emozioni è abbastanza difficile, soprattutto parlarne è abbastanza difficile. Mi sono sempre detta di non esserne in grado, quindi ovviamente adesso penso di non esserne in grado, ma soprattutto mi hanno sempre detto che non ne sono in grado e quindi mi sono autoconvinta che non ne sono in grado. Poi dopo magari pubblico un video qui su YouTube e la gente dice: ah no, sì, brava che ti esprimi così. Grazie, apprezzo veramente tanto i commenti, ma io continuo a essere convinta di non esserne capace. Questo è diventato più un esercizio per me in realtà, per imparare ad esprimermi, almeno con un filo logico, perché spesso riguardo i miei video su YouTube e dico: zero struttura. Zero struttura. Qual è il punto? Qual è la logica? Qual è il flow? Poi magari guardo video di altre ragazze che magari mi ispirano per i loro video o di altri creator che fanno e dico: wow, hanno creato una storia, hanno creato tutto il processo, sono fantastici. E io mi sento sempre abbastanza in difetto. Questo non è un modo per dire: oh mio Dio, non sono per niente capace, vi prego, ditemi che sono capace. Non è quello l'intento. Quello di cui vorrei parlare invece è il motivo del perché mi fermo davanti a fare cose che voglio e sento di dover fare. No, non posso credere che sia pigrizia, perché stamattina mi sono svegliata presto apposta, ho preparato tutto prima apposta, ho fatto colazione in tempo, ho guardato video per istruirmi sul tema, mi sono anche messa giù a scrivere lo script, ma nel momento in cui mi siedo qua su questa sedia, vuoto più che totale e non riesco. E non so perché, non riesco a parlare, quindi non può essere pigrizia perché ho fatto tutto il lavoro che ci stava dietro. È sicuramente la paura di mettermi in gioco, la paura di espormi, la paura di affrontare quello che le persone hanno sempre pensato di me e dimostrare che si sbagliavano. È pieno di persone, secondo me, che prendono questo tipo di impulso del devo dimostrare che io sono meglio, che non sono come loro pensano, che devo dimostrare che avevano torto. Io non riesco. Cioè io nel momento in cui una persona, ed è sicuramente colpa mia, ma nel momento in cui una persona mi dice: ah, tu non sei capace a fare questo, ah, tu non sai fare questa cosa, ah, tu sei così, non so se sia mancanza di autostima, ma io prendo qualsiasi tipo di input e cerco di capire perché. Forse hanno ragione, forse perché si sono messi di una cosa del genere? Forse è l'impressione che do, quindi effettivamente potrebbe essere così. Ed è la cosa più sbagliata da fare, soprattutto se sei una persona sull'internet, che quindi hai un po' di persone che ti danno dei feedback, ti commentano il tuo aspetto, il tuo modo di parlare, il tuo modo di agire, le tue azioni in generale, quello che hai fatto. Ed è nel momento in cui tu non hai autostima abbastanza da avere una visione chiara di te stesso, è difficile semplicemente credere a quello che le persone ti dicono. E questa è una cosa che rivedo in me stessa non solo nei video, ma anche in tante altre cose. Come per esempio, quando devo andare in palestra, quando dovevo andare in palestra adesso, ho cambiato idea, non ci vado più. Mi sentivo sempre osservata, anche se a nessuno in realtà frega un cazzo delle persone che ci sono in palestra. Magari sì, ti guardano passare, ma mi sentivo sempre osservata, mi sentivo sempre fuori posto e non a mio agio. E ho perso l'abitudine di andare perché mi sentivo giudicata. Ok, guarda, questo esercizio non lo sto facendo bene, sicuramente quella persona mi sta guardando e adesso starà pensando e poi potrò tornare a casa. Ed è terribile continuare a pensare che le altre persone siano così interessate alla nostra vita, quando, se ci penso, io in primis non sono interessata alle vite delle altre persone. Se quella persona fa un video ed è cringe, beh, rimane cringe, magari rilacchi un po' con i miei amici, facciamo un po' bulletti, però no, alla fine non è che mi abbia cambiato la vita. O sono in giro in un negozio e vedo una persona vestita diversamente da quello che potrei ritenere la norma. Vabbè, vabbè. Però ci sono cose in cui sono molto più brava ad accettare i commenti. Le occhiatacce, tipo faccio le live in giro con un telefono, vado in giro mentre mi registro, la gente mi guarda male, ma sta qua che si fa i video in giro per... Quello ormai mi viene naturale, mi viene comodo, mi viene facile. Però ci sono tante altre cose che non riesco proprio a fare per la paura dei commenti degli altri. E sono la prima che dice: ma sì, fregatene. La gente parlerà sempre, male o bene di te, parlerà sempre. Però mi dà un fastidio folle non riuscire a fare determinate cose che invece voglio fare, come questi video. Questo non è il topic del video che avevo pensato. Il topic del video è tutto un altro. Il topic del video doveva essere le gelosie, le relazioni tra uomo e donna. Non riesco ad affrontarlo. Sarà perché quello è anche un topic abbastanza difficile per me, che avrei tante cose da dire e non ho idea da dove iniziare. Magari riuscirò, magari il prossimo video sarà su quello, vedremo.
Vedremo se riuscirò a trovare il coraggio di parlarne. E su tante cose sono riuscita a migliorare, su tante cose sono riuscita ad affrontare questa paura. Ma ci sono tante altre piccole cose, come anche mandare la mail sapendo di essere in ritardo, quindi dovermi scusare, perché ho paura che dall'altra parte la persona cominci a incazzarsi. Cosa che non è mai successa, cioè al massimo ti diranno come per mia mail precedente, non ho mai visto nessuno incazzarsi per mail, soprattutto se sei in ritardo su una mail che non è neanche così fondamentale, che magari si sono completamente dimenticati di te. Sto imparando, ma un'altra delle cose che non riesco a fare è dire alle persone che stanno sbagliando o mettere un'altra persona in imbarazzo. Per esempio, mio amico, magari mio conoscente, neanche amico stretto, perché se l'amico stretto sono più diretta mi è più facile, però mio conoscente vedo con un'insalata nei denti. Non è che non lo dico perché sono cattiva e voglio che le altre persone lo vedano con la lattuga nei denti. Non voglio che quella persona sappia che io l'ho visto e che quindi non voglio che quella persona si senta in imbarazzo perché l'ho notato. Oppure sono con una persona che non conosco abbastanza bene e sta sparando delle cazzate assurde su il global warming. Non voglio che quella persona si senta in imbarazzo, che si senta attaccata e quindi faccio e sicuramente questa è una cosa legata a questa necessità che ho di dover piacere a tutti. È la cosa peggiore che, se lo stai facendo, se anche tu lo fai, è una delle cose peggiori, e lo sto capendo, è una delle cose peggiori che si possa mai fare. Perché nel momento in cui tu cerchi di piacere a tutti, non piace un cazzo di nessuno. Ho capito che nel momento in cui non hai paura di non piacere, magari sì, potrai diventare la persona odiata da quella persona, magari non ti sopporteranno, magari non ti guarderanno di buon occhio, ma diventerai la persona preferita di altre persone. Mentre se cerchi di piacere a tutti rimane un po' quell'amico che, ok, c'è anche questa persona, ok, that's fine. E invece se sei la persona preferita, le persone vogliono che tu sia presente. È una cosa che sto cercando di imparare anche grazie a tante amicizie che ho attorno, perché mi dimostrano che posso far vedere anche le parti peggiori di me. Se anche tu stai affrontando questo problema del fatto che ti senti di dover piacere a tutti, che vuoi piacere a tutti, primo consiglio fondamentale che posso darti è accerchiati di persone che sai che non se ne andranno anche nel momento in cui tu farai il più schifo totale. Con il passare degli anni mi sono creata un cerchio di persone attorno molto ristretto, molto molto ristretto. Però sono persone che mi hanno visto nei miei momenti peggiori e non mi hanno accettata, mi hanno criticata, ma davanti a me, cioè in faccia, e hanno voluto lavorare insieme a me affinché io migliorassi. Anche semplicemente dicendomi: Giulia, lì hai sbagliato, lì hai fatto una cazzata enorme. Se anche tu stai affrontando questo problema, accerchiati di persone che non hanno paura del confronto. E so che è difficile, però per esempio quella persona che vedi rispondere male. Una volta io pensavo fosse semplicemente una persona egoista, una persona che non aveva a cuore gli altri, una persona che pensa solo a se stessa. Pian piano con gli anni mi sono resa conto che molto spesso quelle persone un po' di ragione ce l'hanno. Sono disposte a salvaguardare la loro tranquillità mentale, a discapito anche semplicemente di far sentire in imbarazzo un'altra persona. E con questo non sto dicendo che dovresti andare in giro a dire tanti ehi pezzo di merda. No, sto dicendo nel momento in cui una persona ti fa stare male, dillo. Nel momento in cui una persona sta facendo qualcosa di imbarazzante, dillo. Ci sono tantissime parentesi da fare qua. Non sto dicendo di andare a scrivere nei commenti di quella persona che sta facendo il balletto imbarazzante, dicendo, ma che cazzo. Sto parlando dei tuoi amici o delle persone che ti stanno veramente attorno. Odio generico verso le altre persone non ci serve nella vita, non lasciamo stare, non commentare sotto quel reel, ok? No. Prossimo reel che vedi e vuoi scrivere un commento di odio, non farlo, pensa a me e non farlo. Non so veramente quale sia lo scopo di questo video, semplicemente ero incazzata con me stessa, veramente incazzata con me stessa, perché è da una settimana che mi dico che voglio registrare questo video, che comincio a fare le ricerche, che comincio a cercare tutti i documenti, tutte le informazioni, penso a che cosa dire, e oggi che mi ero prefissata il momento per parlare, non riesco. Ho anche un appuntamento con la psicologa e probabilmente ne parlerò con lei del fatto del perché io mi fermi quando mi devo esprimere. Per farti capire, mi sento talmente in imbarazzo nel parlare e di esprimermi, soprattutto anche in italiano, e non voglio fare la British, ma soprattutto in italiano, che ho cominciato a prendermi libri in italiano solo per poterli leggere, per potermi, non lo so, acculturare nel mio linguaggio italiano. E comunque non trovo soluzione, perché secondo me la soluzione non è un vero e proprio strumento, non è mi devo preparare di più, mi devo guardare più video, devo imparare meglio l'italiano, non è quello, il problema è che devo sbloccare qualcosa. In che cosa tu invece ti stai bloccando? C'è qualcosa in cui tu ti stai bloccando?
Scrivetelo nei commenti, magari sicuramente voi avete dei consigli da darmi su questa cosa, cioè lo spero in realtà perché sennò. E giusto l'altro giorno stavo parlando con una mia amica, content creator anche lei, stava dicendo come lei ha lasciato Twitch perché non si ritrovava con gli orari, yara tutte le sue motivazioni, e stava dicendo che preferiva appunto YouTube, mentre io mi trovo in difficoltà, nel senso mi piace perché io quando finisco un video poi mi sento ho espresso il mio pensiero, come quando vai in palestra, ok? Prima di entrare dici, poi ne esci e dici, ah, ho fatto qualcosa di buono per me stesso, sei super contento di essere andato, ti senti riposato, ti senti magari sudato, sporco, però felice di aver fatto qualcosa di buono per te stesso, poi magari senti quel dolorino nei muscoli che quindi è un bene, ed è esattamente la sensazione che provo io quando finisco di fare un video. E poi dopo, alla fine dico, "Oh, questa cosa mi ha fatto bene, sono riuscita a parlare di questa cosa che mi stava nel cervello, per come sono fatta io raramente parlo di queste cose con i miei amici. Quindi sicuramente è una problematica che magari anche tu stai provando con qualsiasi altro tipo di attività e sto cercando di affrontare tutto questo semplicemente mettendo fuori quello che riesco a mettere fuori. Sto cercando di affrontare questo ignorando il più possibile le mie ansie. Non so se sia sano, però semplicemente accendo la telecamera e cerco di andare avanti, cerco di spegnere il cervello. Cerco di spegnere quella parte del mio cervello che continua a dirmi no, ma se poi dopo, e se poi ti dico tu non sei abbastanza. Abbastanza. Quella... un video a sé direi. Non so come... Sicuramente sarà un motivo di conversazione con la mia psicologa nei prossimi giorni. Mi dispiace che non ho fatto uscire il video che volevo far uscire. Magari sarà la prossima settimana, magari ci riuscirò. Un altro video che ho preparato in veramente troppo tempo è stato del perché ci innamoriamo del potenziale delle altre persone. Puoi per favore guardarlo e dirmi che è tutto ok? Ti prego. Ciao.